Nella prima stagione il percorso per arrivare all'Erzberg è stato davvero difficile, ma siamo riusciti con grande lavoro e dedizione ad avere degli ottimi risultati, secondo il mio parere. Sono riuscito a finire 95esimo nella classifica assoluta e quarto degli italiani all'Erzberg Rodeo, nella gara della domenica, ovvero l'Air Scramble. Durante il percorso ho affrontato numerosi ostacoli, ma ho cercato sempre di affrontarli e sorpassarli nel miglior modo possibile. Ovviamente la fatica si è fatta sentire in un modo allucinante e tutto il contesto non era dei più semplici. Nemmeno a farlo apposta avevo finito con una frase dicendo che bisognava alzare l'asticella. Ecco, secondo me quest'anno l'asticella verrà alzata di parecchio. Questo è Da Zero Estremo e benvenuti nella seconda stagione. Me lo dicevo quasi per sfidarmi. Alzerò l'asticella, andrò all'Erzberg col 700. A forza di ridere e scherzarci, sono qui. E nemmeno a farlo apposta sono nuovamente ripartito da zero. Lo scorso anno, in seguito a una stupida caduta, mi sono fratturato il polso e indovina un po', nuovamente nell'arto destro. La degenza è stata davvero lunga. 3 interventi chirurgici, complicazioni su complicazioni, problemi ai tendini. È stata dura, ma non voglio di nuovo parlare di questa cosa, ma piuttosto evidenziare quanto la vita sia un continuo cambiamento, è sempre un sali e scendi. Non puoi mai sapere cosa ti succede, però bisogna sempre reagire. Affrontare gli ostacoli con determinazione e non arrendersi mai è un atteggiamento che sicuramente è vincente, non solo per le moto, ma proprio nella vita di tutti i giorni. E questo secondo me è la forza che ognuno di noi deve trovare all'interno di sé. La sfida con il 700 mi macinava in testa già da qualche tempo. Ho voglia di portare qualcosa di nuovo, di diverso e anche se mi sono complicato di non poco la vita, sono sicuro che questo progetto mi darà grandissime soddisfazioni. Darò sicuramente tutto me stesso per fare il meglio possibile e poi alla fine me lo devo. Mi ero già lanciato qualche frecciatina. In fondo le sfide contro se stessi sono sempre le più belle e quelle che ci danno più gusto. Quest'anno la mia compagna di avventure sarà Ramona, la 700 che non perdona. Parliamo della GasGas ES700, una moto dual sport concepita per un uso molto all-round, omologata per 2 persone e divertente in ogni situazione, sia dall'uscita domenicale sulle strade bianche, sia per muoversi ad esempio in città per le commissioni di tutti i giorni durante la settimana. Ma veniamo un pochino più nel tecnico. L'ideale collettivo tende a scartare a prescindere questa moto, per le sue dimensioni un pochino più abbondanti, il peso maggiore, e alcuni particolari rispetto a una classica moto da enduro. Ma ci sono tanti aspetti che la rendono davvero fantastica. Ad esempio un baricentro più basso o un motore molto più generoso da oltre 74 cavalli e infine una componentistica davvero di altissimo livello. Per certe cose secondo me anche superiore alle altre moto classiche. Negli scorsi mesi ho lavorato tantissimo per cercare di sviluppare e cucire su di me questa moto. Alla fine per andare all'Erzberg Rodeo bisogna fare un pochino di modifiche e cercare di alleggerire il più possibile la moto. Quindi vediamo cosa abbiamo fatto. È stato spostato il manubrio in avanti ruotando i riser, aumentato al massimo il fine corsa dello sterzo e regolate al meglio le leve per avere un'ergonomia perfetta e sfruttare al meglio tutte le forze in gioco. Sul comparto freni, assieme a new freno e camoletto, sono state cambiate le pastiglie e i dischi freno, aggiungendo al posteriore un dissipatore di calore. Essendo una moto che userò in piste chiuse, ho rimosso l'impianto ABS, creando dei tubi freno in treccia diretti e aggiungendo una seconda ventola di raffreddamento al radiatore, dove era installata la centralina ABS originale. Questo mi consentirà di tenere più fresco il motore nelle numerose situazioni estreme che mi si presenteranno ed inoltre monitorare la temperatura dell'acqua con un apposito termometro installato nella piastra di sterzo. All'occorrenza potrò anche accendere le ventole manualmente tramite questo switch on-off. Nel posteriore ho tolto il faro, il codino portatarga e aggiunto uno scarico aftermarket, riducendo di molto il peso dalla zona medio-alta del retrotreno. È molto facile toccare o urtare sassi ed ostacoli, quindi per le protezioni, anche queste importantissime, ho usato paramotore e leveraggio più cruna catena rinforzato di AXP e protezioni dei carter in carbonio by Charlo Production.
Anche i rapporti finali sono stati testati a lungo e alla fine ho scelto 1350 con pignone e corona X-Race di Chiaravalli, mentre come catena la RK 520 MXU, molto scorrevole e resistente. Visto che non si può programmare la centralina, per migliorare l'erogazione del motore e renderlo più rotondo e fruibile, sono venuti in aiuto alcuni plug di Fuel Dangle che consentono di avere una migliore carburazione e non avere errori che compromettano il funzionamento della moto, come ad esempio la rimozione dell'ABS oppure del cavalletto laterale. Anche questo tolto per motivi di peso e di ingombro per non rimanere incastrati nelle sezioni più strette. Per il reparto sospensioni è stata data molta importanza allo sviluppo, installando all'anteriore la cartuccia chiusa VP Explore Pro 6500 e installando molle decisamente più dure, mentre al posteriore, dopo un lungo lavoro di tarature e una difficile ricerca della molla perfetta, siamo riusciti a raggiungere un setting impeccabile. Non potendo abbassare le sospensioni, perché la moto è già abbastanza bassa e larga vicino al motore, abbiamo assottigliato leggermente la sella assieme a papanatta. Abbiamo rimosso la copertina, levigato leggermente la superficie spugnosa della sella e richiuso, andando a rimuovere dei gommini e degli spessori originali. In questo modo potrò toccare a terra molto meglio in ogni situazione difficile che mi si presenterà, e ce ne saranno tantissime. Ultime, ma non per importanza, coloro che hanno il primo contatto con il terreno, ovvero le ruote. All'anteriore ho installato la ruota kite, come quella per la moto da enduro classica, canale da 1,6 pollici, cerchio XL a 60, race cap sui cuscinetti ruote e poi Mus Racemus Enduro. All'anteriore uso la standard perché la moto, essendo più pesante, ha bisogno di un pochino più sostegno per non essere troppo impacciata e dare una sensazione, diciamo, di peso in più. Come pneumatico invece la Borilli 7 Days 90-90-21. Per il posteriore al momento c'è la ruota originale con due fermacopertoni rinforzati di Intec, la Mus Racemus X Edition e il pneumatico Borilli Extreme Super Soft 140-80-18. Ramona è una moto un po' particolare, quindi come non fargli un vestitino accattivante? Qui con 92 design e uno stile totalmente olografico ci siamo davvero sbizzarriti e siamo solo all'inizio. Ci sarebbe da parlare per molto più tempo, ma nel corso della stagione potrò parlare meglio di eventuali aggiornamenti. Parliamo ora di abbigliamento e protezioni. Come per la scorsa edizione, Six Sport con intimo e accessori sarà la mia seconda pelle, mentre Alpine Stars sarà la mia fidata armatura. Partiamo dal basso. Stivali Tech 7 Enduro con suola dedicata, tutori Bionic 7, questi fondamentali per proteggere le mie ginocchia, pettorina Bionic Pro V2, guanti belli morbidi per avere il meglio della sensibilità. A completare il tutto il completo Tech Star, questo qua ha la maglietta super elastica e morbida, mentre i pantaloni areati nella parte anteriore e molto rinforzati con un tessuto più robusto nella zona dei fianchi e delle cosce. Ed infine il casco. Questo è il SuperTech M10, totalmente in fibra di carbonio e con tecnologia MIPS all'interno, ovvero un sistema contro gli impatti multidirezionali che riduce drasticamente i casi di trauma cranico. Piccola chicca extra, interfono a bordo, questo qua è il Sena 50R, che mi consentirà di parlare e comunicare durante allenamenti e avventure. Ma nel prossimo episodio scoprirai meglio a cosa serve. Adesso get on the gas e si riparte con l'allenamento.
È un nuovo inizio, sarà ancora più difficile, ma il gusto di vivere una stagione così non avrà eguali. La seconda stagione da Zero Estremo è cominciata. Per il prossimo episodio si cambierà terreno e continente, quindi tieniti pronto. Andiamo, vola in fuoco, lo cremiamo prima di prendere. Questo c'è. È già tanto che abbiamo il microfono. Sì, ho capito. Abbiamo un'anteprima assoluta, un Erasmus Double Cup Endurance. Cosa facciamo? Si va? Magari hai bisogno. Non so se si vede da casa. Che ore sono? Abbiamo finito di caricare. Sarà un casino, ragazzi. Un casino. Ne vedremo delle belle. Ci siamo, ci siamo. We found your aircraft. Lo filmi tu, eh? Siamo appena atterrati, siamo in Africa e questa volta i ruoli si sono invertiti. Ma secondo me la cosa bella è che il motociclismo e la passione per le moto riesce a sorpassare dei limiti che nella vita normale sarebbero insorpassabili. Ad esempio, questa volta mi è venuto in mente di farti questo regalo per i 70 anni, quindi la medaglia si è un po' invertita, ma non era facile perché la tua statura non è delle più consone per fare enduro. Sicuramente. C'hai una certa età, comunque 70 anni, tantissime persone molto prima smettono di andare in moto, eppure tu non molli mai e questa è la dimostrazione che la passione e anche secondo me il rapporto tra padre e figlio, comunque il rapporto di famiglia, riesce a tirare fuori della forza che normalmente non ci sarebbe. Quindi questa è nata un po' quest'idea e io ho voluto portarla avanti e secondo me non è male, ecco. Per me è stata una sorpresa incredibile. Il giorno di Natale questa sorpresa qua, quando mi hai detto che saremmo andati nel deserto insieme, non sapevo nemmeno io se crederci o meno, perché anch'io ero un po' preoccupato, dico cavolo, nel deserto, mai andato sulla sabbia. Sì che in moto qualche volta ci sono andato, un po' di anni, e di moto ne ho cambiate, però era una cosa diversa. Però poi ci ho pensato bene, ho detto cavolo, ci vado perché ci devo andare. E allora di lì sono partito, ho cominciato a prepararmi bene, ho fatto un mese di preparazione perché un po' di FIFA ce l'avevo, non volevo arrivare là, devi essere proprio l'ultima ruota del carro, il fanalino di coda, volevo stare nel gruppo, divertirmi, non faticare troppo e mi sono impegnato, ho fatto un mese e 40 giorni di preparazione e devo dire che poi sono arrivato là e che sono stato benissimo, mi sembra. E sono andato bene oltre le mie aspettative, quindi sono contentissimo, è stata una cosa bellissima, grazie a te che
che hai organizzato questa cosa qua e che hai pensato questa cosa qua, tutti gli amici che hanno partecipato a questa cosa che tu hai organizzato, a mamma, Marco, che facevano parte tutti di questo progetto qua, di questa cosa qua, è stata una cosa bellissima che rimarrà per parecchio, me la porterò con me per sempre. Siamo partiti la domenica notte, sveglia all'1:30 per fare tutto il primo giorno di travel. È stato davvero impegnativo perché abbiamo avuto da fare 2 scali, quindi Milano-Roma, Roma-Tunisi e Tunisi-Gerba. Poi una volta arrivati a Gerba un piccolo transfer per arrivare in hotel. E già qua la prima giornata non è stata semplicissima. Il nostro camion assistenza, arrivando con la nave, si è fatto tutta la notte in viaggio, è arrivato il lunedì mattina alle 6, 6:30. Noi quindi ci siamo svegliati di buon'ora il lunedì per scaricare le moto, preparare il tutto, chiudere gli zaini e partire. Ci siamo abbastanza tesi, però bello, non vedo l'oro. Bene. La mia compagna di viaggio qua? C'è. La mia compagna di viaggio? La moto è perfetta. Siamo pronti? Sì, prontissimi. Bene. Preparati, perfetti, vediamo. Un po' di FIFA ce l'abbiamo, però staremo a vedere, dai. Questa sera vi diremo qualcosa di più. Giorno 1 è stata la tappa più lunga con 294 km mi sembra. Un po' di trasferimento, non troppo impegnativo, ma piano piano siamo arrivati verso la sabbia e abbiamo trovato le prime dunette di sabbia. Secondo me quelle lì sono state le più strane, le più maledette, avevano quei crateri in mezzo. Per me il primo giorno è stato abbastanza impegnativo perché non conoscevo la sabbia, quindi ho dovuto prenderci le misure, adattarmi bene. Fortunatamente avevo una moto perfetta che Andrea mi avevi preparato alla stragrande, sospensioni, assetto, tutto perfetto, quindi la moto perfetta. E poi pian piano mi sono abituato e il primo giorno è finito meglio di quanto pensassi, nonostante fossimo arrivati poi in albergo che era tardissimo. Però tutto bene, il primo giorno è andato tutto liscio. Poi finito il giorno 1 siamo arrivati, io ho fatto un po' più di assistenza, ho fatto un po' di manutenzione alle moto, abbiamo cambiato i filtri, 2 robe, mentre Papanatta, primo giorno, dopo il giorno prima di viaggio, sei riposato, ti sei fatto un aperitivo con gli amici, quindi tutto bene. Andiamo a dormire, si parte per il giorno 2, sveglia di nuovo al mattino, nemmeno troppo presto. Ci aspettava di nuovo una tappa abbastanza lunga, ma soprattutto molto più impegnativa. Il nostro, diciamo, guru Anis, che faceva da dottore, da jeep assistenza e ci dava un po' una mano con il giro e con la logistica, ci aveva avvisato di questa cosa, quindi abbiamo fatto i primi 50 km di dune abbastanza impegnativi, dove abbiamo iniziato ad avere qualche piccolo intoppo. Normale, si sapeva, ce l'avevano detto, la sabbia è strana perché a volte è dura e vai molto bene, fai 10 dune fatte così, all'11ª è sabbia molla e ti pianti, e quindi dovevamo ancora un attimo capire bene tutto il mood, ma è andata benissimo. Siamo andati avanti fino ad arrivare a quel campo tendato dove abbiamo fatto una piccola pausa, e lì anche tu in quell'occasione hai avuto qualche piccolo intoppo, ma come tutti, non è che l'abbiamo avuto solo noi, anzi siamo stati anche bravi. Il giorno 2 c'è stato il nostro amico Christian che ha fatto un crash allucinante in uno stradone, sarà stato 90-100 all'ora. È caduto veloce. Quelle lingue di sabbia lì maledette, saltato in aria, e abbiamo visto anche qualche jolly degli altri, quindi noi siamo andati ancora molto bene. Secondo me una cosa che ci ha salvato e ci ha aiutato molto è stato l'interfono, perché il fatto di comunicare... Sicuramente quella lì hai avuto un'idea bellissima e io mi sentivo molto più sicuro, molto più tranquillo, perché magari tu eri avanti, che è proprio vicino, non lo puoi stare, tu magari eri avanti, dicevi Nata, stai attento che qua c'è la duna ripida, oppure qua c'è pietraia dietro le dune, e questo mi dava sicurezza, ero più tranquillo, più tutto. Nata, dove sei?
E quindi sì, sono dietro, non ti preoccupare. Sì che eravamo vicini, però comunque da una ad una all'altra a volte ti perdi, non ti vedi, e quindi quello per me è stato di nuovo una cosa comoda, bella e utile per qualsiasi cosa. Se uno cade dietro una duna che non ti vede, guarda che sono caduto. O quando c'erano i buchi. Quando dietro. c'erano i buchi, tutto, qualsiasi cosa. Esatto. Sì, sì. Quindi rientriamo nuovamente al nostro, diciamo, bivacco alla fine del giorno 2. E tu mi sa che è il giorno che hai patito più di tutti, il giorno 2. Il Eri giorno proprio 2. un Il po' giorno stanco. 2 abbiamo fatto perché abbiamo fatto 2 giorni tirati e poi comunque dovevi capire un sacco di cose, adattarti sempre di più. Comunque vedevo che andavo sempre meglio, mi trovavo sempre meglio con la moto, con tutto il gruppo, riuscivo a stare nel gruppo, quindi per me era importante. E quindi va bene, sì, alla sera arrivavo stanco, poi va già bene che tu alla sera arrivavi e il filtro me lo facevi te, con lì, vatti a fare la doccia, vai a berti la birra se vuoi, quindi io ero un po'... Eri un po' più ufficiale. Dai. Un po' ufficiale lo ero, mi sentivo un po' ufficiale, ho capito cosa vuol dire essere ufficiale, anche se però avevo tutta l'assistenza che mi serviva, ce l'avevo, quindi ero tranquillo. Questo super. No. Quindi ritorniamo al bivacco alla fine del giorno 2, bene, abbiamo fatto pausa tutto. Nella notte, purtroppo succede anche questo, mentre Papanatta si è ripreso molto bene, io ho iniziato a non stare troppo bene. Non si sa perché, noi ci siamo portati da casa tutta l'acqua Calizzano, sempre lavato i denti dalle bottigliette chiuse, siamo stati attenti a mangiare, a bere, eppure... non si sa, ho preso una intossicazione e ho iniziato a non stare troppo bene. Non me ne sono accorto nella notte, tra il giorno 2 e il giorno 3, me ne sono accorto dopo mezz'ora che siamo partiti il terzo giorno. Di nuovo tappa impegnativa, abbiamo avuto un pochino di trasferimento all'inizio, però abbiamo visto dei posti pazzeschi perché abbiamo visto quel paese tutto con la discarica, stranissimo. No, ma poi quelle case sulle montagne scavate nelle case. rocce. Bello. Poi abbiamo fatto quella sezione molto lunga, che è stata forse una delle più divertenti, di quella sabbia che si saltava in continuo. Sì. Lì eravamo molto al confine con l'Algeria, quindi cambiano un po' i territori, cambia l'ambiente, cambia il contesto, però è stato divertentissimo e lì mi sentivo proprio a mio agio perché era molto prevedibile. Anche le dune erano sempre uguali, la sabbia era sempre uguale, quindi lì ci ha aiutato molto. Nella pausa abbiamo mangiato intorno alle 2 di pomeriggio, che è arrivato a Nice, abbiamo fatto benzina dal tetto, lì c'era un po' di vento e comunque il deserto ti frega, è un attimo, c'è bello, dopo mezz'ora il tempo cambia, arriva vento, si annuvola, bisogna comunque sempre stare attenti, quando ci si mette madre natura... Secondo me tu che non sei stato bene, può essere anche che hai preso freddo la sera, che hai dovuto fare i lavori alla moto, arrivavi stanco, ti sei un po' arrabbiato quel giorno lì, che c'è stato 2 o 3 cose che non hanno girato nel modo perfetto, comunque bene. No, ma e poi comunque alla sera io sì, arrivavo, sì, ti aiutavo, però facevi tutto te, hai preso un po' freddo, un po' stanco e cose, e quella lì magari tutto insieme ti ha creato poi quel problema lì, però fa parte del gioco, fa parte del si gioco, sapeva, certo. Lo sapevo e fa parte del gioco. L'importante è che appunto non è successo niente, va bene, purtroppo sì, perché 2 giorni l'hai passati non belli. Sì, quindi arriviamo da metà del giorno 3, ho iniziato a non stare bene e il giorno 3 alla sera eravamo di nuovo al bivacco a Duz, tostissima, davvero tosta. Avevamo comunque una buonissima struttura e quindi quello era già un ottimo supporto, però è stata dura. Poi abbiamo dovuto fare un po' più assistenza perché ci preparavamo al giorno 4, che era poi tappa marathon, con il giorno 5. Quindi il giorno 3 sono stato male e la notte tra il 3 e il 4 malissimo, ma proprio malissimo, diarrea, non mi sentivo bene, avevo la nausea, febbre alta, quindi ho iniziato a bombardarmi di medicine, ma perché non volevo e non potevo e non dovevo lasciarti da solo, cioè noi siamo partiti insieme e dovevamo arrivare insieme.
che uno avesse i problemi o no. Te l'avevo già detto prima di partire che non ti avrei lasciato, e quindi questa era la cosa. Io ero abbastanza preoccupato di quella cosa lì, perché se tu avessi dovuto saltare un giorno, non lo so, forse l'avrei saltato anch'io, perché comunque che tu rimanessi lì e io andare non mi sentivo più tranquillo, a mio agio come quando c'eri te, perché poi non succede niente, io andavo con la mia, tu andavi con la tua, però comunque la tranquillità era diverso. Se tu ti fermavi sicuramente mi sarei fermato anch'io. Vabbè, comunque io non ho voluto mollare e ho fatto bene. È stata durissima, molto più impegnativo, anche perché oltre ad andare laggiù avevo anche un po' più di pressione, perché il mio scopo intanto era farti vivere a te un'esperienza indimenticabile, quindi cercare di far andare tutto bene. Alla sera 2 assistenze, sì che le moto vanno bene, non hanno avuto mai un problema, però comunque devi fare 2 moto invece che solo una, magari l'olio, certo. a una ci devi fare la mousse, l'altra ci devi fare i raggi, filtri, i questo, raggi, quello, tutto. tutte queste cose qua. E inoltre la cosa difficile è che dovevo tornare a casa con del materiale per raccontare tutta questa esperienza, quindi avevamo tanti chilometri da fare, non era proprio semplice, ecco. Comunque, notte del giorno 3 tostissima, ci svegliamo per il giorno 4, 115 km la tappa del giorno 4, descritta la più impegnativa, Però anche non la abbiamo più bella. fatto 1 chilometro di asfalto, Però anche la più bella. è stata bellissima, perché cosa succede? Siamo partiti e ci aspettavamo una sabbia molto molto soffice, molto molla, e invece nella notte tra il giorno 2 e il giorno 3 ha piovuto e abbiamo trovato delle dune pazzesche, meravigliose. Era una sabbia molto compatta, le dune avevano diverse sfumature di colore, quindi si riuscivano anche a interpretare meglio, a leggere meglio, proprio perché nel deserto è difficilissimo capire com'è la conformazione del terreno, non lo vedi, non lo riesci a distinguere. Con questa situazione di sabbia umida e asciutta in certi punti riuscivamo a capire meglio. Anche Maurizio Gerini e la Francesca Gasperi ci hanno detto che è una roba che non succede mai, addirittura a Francesca non gli era mai capitata una situazione così, mentre Maurizio l'aveva già vista una volta. Comunque una sabbia fantastica, siamo andati in direzione dell'oasi di Sarghilan, fighissimo perché poi c'è questo laghetto in mezzo al nulla, è proprio un'oasi dove l'acqua esce da sotto e è spaziale. Lì ero bello provato. È dura. Oggi giorno 4, siamo quasi alla fine, ma da metà di ieri ho iniziato a non sentirmi bene e basta, c'ho la febbre, c'ho la diarrea e non è quello che speravo, anche se oggi abbiamo fatto delle dune da paura, ieri anche, ma oggi senza senso. Ma succede anche questo, cioè se devo fare dei video dove dico la verità, è così, può succedere anche questo, nonostante sia stato attento con l'acqua, anche a lavarmi i denti sempre con la bottiglia di acqua comprata, chiusa. Tra l'altro abbiamo portato da casa delle casse di acqua Calizzano, quindi acqua che bevo sempre, però credo di aver mangiato qualcosa di strano il giorno 2 e oggi sono KO, ho la febbre a bomba, sono già a 3 tachipirine da ieri sera e oggi sono provatissimo, davvero. Natta, sono contento per Natta che tra l'altro ha anche appena fatto il giro sul cammello e se la sta godendo, oggi andava davvero molto forte. Ciao ragazzi! Fai conto che a un certo punto gli ho detto: Natta, cala un po' il ritmo, che meglio non rischiare troppo, e sta andando molto bene. Io oggi tutto coi remi in barca, però comunque i chilometri ci sono, le piste, la sabbia, il sole, non è facile. C'ho 2 giacche, c'ho il Q-Way sotto e questa qua alpina star sopra, una giacca strapesante, eppure continuo ad aver freddo. Fisso tutto il tempo con lo scaldacollo chiuso anche quando vado in moto, però
È dura. Mi hanno chiesto se voglio farmi portare per finire la giornata, ma finché riesco ci tengo, anche se non è chissà cosa, ci tengo ad arrivare in fondo e a stare con mio papà. Tra l'altro stamattina appena siamo partiti, non so come, ieri abbiamo controllato la moto, tutto a posto, ma c'era una perdita nel radiatore, nonostante non abbia preso colpi né niente, quindi stamattina ho dovuto abbandonare un attimo il gruppo per cercare l'ottura falle del radiatore, ne ho messo proprio un tappino e da lì ho risolto subito il problema. Però è dura, anche Natta mi fa: se tu non tornavi facevo la strada oggi. Comunque l'interfono è super comodo e ti dà una sicurezza, è un mega aiuto. Ovvio, questa non è una gara, è un giro turistico, però è un aiuto gigante. Possiamo anche farci compagnia, oppure se io sono davanti cercare di fargli un po' da strada, visto che le dune a volte sono un po' impreviste, e facilita molto. Anche nelle piste magari sei a 80-90 all'ora, sono piste che alla Dakar fanno a 150, ma già a 80-90 all'ora sembra di andare forte, a volte c'hai dei buchi che se non te lo aspetti fai lanci. Quindi adesso ci riprepariamo e andiamo al campment Zmela e proviamo a continuare stasera, diciamo tappa marathon. Cerchiamo di tenere botta e di far bene. Giusto Ale? Ma l'hai preso un po' di Modium serio o no? Anche il fatto di avere magari meno chilometri, abbiamo avuto un pochino più di pausa. No, cominciavi già a riprenderci. Ci ha aiutato, esatto. Non ho mangiato tutto il giorno 4, fino che da Sarghilan poi avevamo ancora una ventina di chilometri per arrivare al nostro accampamento, il campment Zmela. Bene. In mezzo al deserto, in mezzo alle dune. È spaziale. Che figo. È figo, papà. E qua ci siamo fatti il tramonto, uno dei più belli della mia vita, perché siamo riusciti ad andare in queste dune a fianco all'accampamento, abbiamo fatto un po' di foto, un po' di video, ma ci siamo proprio goduti il tramonto, libertà assoluta. Bellissimo. Lì, quella sera lì, quel giorno lì, è stato il più bello. Poi siamo ritornati e abbiamo posato le moto. Essendo tappa marathon avevamo tutto quello che ci serviva, ce lo siamo dovuti portare con noi negli zaini, quindi di nuovo un pochino di assistenza. 700 che è un goccino d'olio SP. Sì. Siamo rincoglioniti, abbiamo preparato tutto il sacchetto con i filtri e l'abbiamo lasciato sul camion, così i filtri non li abbiamo. Vieni. E la lampada. E così domani ci tocca gasare. Guarda un po' Andrea. Sì, è andato bene là dietro, in alto. Lì. Ci devo passarlo dietro sopra il gommino. questo non ha il gommino. Ah, ok. Non vai dietro. Vabbè, va bene, dai. Fai il meglio che puoi. Che figata comunque. Abbiamo visto il pane fatto nella sabbia, l'abbiamo assaggiato, buono. Poi siamo andati a cena, io vi ho fatto compagnia di nuovo e siamo andati in questa tenda per passare, diciamo, l'ultima notte del nostro tour. Sveglia per il giorno 5. Il giorno 5 è stato un giorno normale, Tanti chilometri. Abbiamo fatto 260 e passa chilometri, quindi come chilometri tanti. Come difficoltà secondo me un po' meno, avevamo tante piste molto più veloci, sì. Difficoltà tecnica meno, ma secondo me è ancora più difficile rimanere concentrati in quelle piste lì, perché tu vai e devi sempre essere concentrato, basta un sasso. Non devi, io ho fatto caso, non devi distrarti un secondo, se mi prudeva il naso, ti gratti il naso, devi stare all'occhio, muovi il manubrio, c'è una pietra, c'è la sabbia, c'è queste lingue che il vento ammucchia nelle piste,
devi stare attentissimo. Poi l'ultimo giorno sono stato ancora più attento perché ero stracontento di essere arrivato lì, che eravamo andati benissimo, e l'ultimo giorno si correva ancora di più perché poi tutti e io sono stato attentissimo l'ultimo giorno, specialmente gli ultimi chilometri dove poi ho cominciato a esagerare un po'. Lì non me l'aspettavo. Esatto, perché... anch'io ho detto qui si c'è chiuso la vena a tutti, aspetta un attimino che io mi do una regolata perché voglio arrivare tranquillo. Comunque è stato bello. Esatto, perché cosa è successo? Nei giorni precedenti Maurizio Gerini al mattino, dopo mezz'ora che siamo partiti, è caduto in questa stradona di sabbia umida con le pozzanghere e era come il sapone, come il ghiaccio. L'ultimo giorno, gli ultimi 15-20 km li abbiamo fatti in una spiaggia vicino al mare, in questo sabbione molto battuto ma umido con le pozzanghere, viscidissimo, e un po' tutti gli si è chiusa la vena che bisognava accelerare, quindi abbiamo visto dei jolly memori dei giorni passati. Sì, abbiamo un po' accelerato ma senza esagerare. È bellissimo, comunque iniziavo quasi a stare meglio, ma comunque il giorno 5 era già oltre 2 giorni che non mangiavo. Mancano circa 84 km all'arrivo di questa tappa 5, ma sono davvero provato. Qua a fianco abbiamo Natta, è un nostro amico tunisino. Abbiamo Jack. È dura. Sì, c'è anche lui. È dura perché però in fondo bisogna arrivarci. Sì, non voglio mollare, ma sono davvero KO totale. Adesso mi sento anche il vomito, però è così. Adesso ci riprendiamo un attimo, facciamo benzina e ripartiamo. Ultimo rifornimento. Eccolo, è vecchio? È vecchio? No, il cavolo, Natta non molla. Ci fa il culo a tutti. giovani, Praticamente il tunisino ha detto a Natta che è un vecchio, che deve smetterla. E come Natta? Come? Franci, il signore qua gli fa a noi, loro bene, tu sei un po' vecchio a Natta, gli ha detto. Vecchio a lui, questo qua ci fa... Fa culo, diglielo. Lui, the best. E le energie non erano più il massimo, però mi sono un po' ripreso, anche forse che il fatto che era l'ultimo giorno è andato tutto alla grande e poi ci siamo avevi preso un sacco di medicine, di cose, sai, un po'. E alla fine siamo ritornati verso Gerba per poi arrivare all'hotel finale dell'ultima sera. Lì abbiamo un pochino risistemato tutto, è stato bellissimo gli ultimi chilometri quando ci siamo andati il 5. No, bello. Abbiamo fatto proprio un po' una passerella, dai, gli ultimi 5 km di asfalto. Sì, l'arrivo è stato bello. Bellissimo, ci siamo abbracciati e qua è finito questo viaggio pazzesco, davvero bello. Bello. Le moto si sono comportate... Le moto perfette, io avevo una moto che era perfetta. Per il mio stile di guida, un po' perché sono leggero io, un po' perché è leggera la moto, sospensioni perfette, riuscivo, una volta ho capito un po' la cosa, riuscivo a galleggiare anche senza essere sempre a manetta. Riuscivo ad andare bene, mi sono divertito tantissimo, poi una volta ti rovesci perché ti si chiude, una cosa, però io ho finito il giro che... Senza una riga. Senza una riga, né io né la moto, quindi direi che più di così. Poi mi ha fatto piacere, complimenti di tutti. Comunque a 70 anni non è una cosa da tutti andare nel deserto. No, poi sono stato bene, la preparazione che avevo fatto a casa sicuramente mi ha aiutato perché alla sera non avevo male le gambe, non avevo male le braccia, stavo bene, ero stanco, magari anche più degli altri, però lo stanco che ci sta, dopo una giornata del genere, anche se avevo 20 anni in meno sarei stato stanco lo stesso, quindi bene, io sono stato veramente contento e bello. Abbiamo un po' portato 2 moto strane nel deserto perché io avevo la GasGas ES700, un monocilindrico, un bombardone, che sarà la moto che mi accompagnerà durante tutta questa
stagione di gare, di avventure, di esperienze, e abbiamo anche un pochino sfatato il mito che il 300 due tempi non va bene nella sabbia. Non è vero, anzi qualcuno dei nostri amici l'ha voluto provare. Insieme a noi c'era anche Alessia Bacchetta con suo papà José, con Stefano, il suo fidanzato, anche lei col 300 due tempi, che come moto si è comportata egregiamente come Alessia, sono andate tutte e due benissimo. E la moto ha funzionato benissimo. Ovvio, l'unica cosa, bisogna fare il filtro, ma il filtro bisogna farlo a tutte le moto, non è che il quattro tempi se ci entra la sabbia gli fa bene. No, poi l'unica cosa forse che pattiva un pochettino, che a me dispiaceva un po' nei trasferimenti veloci, in quelle piste veloci lì, il 300... dovevamo forse montare un rapporto ancora un po' più lungo. Ancora un pelino più lungo. Abbiamo montato sulla tua 14,48, forse era da mettere 14,45. Poi a me dispiace sentirla detonare, quindi la tenevo un po' lì, i quattro tempi su quelle piste veloci lì, sugli stradoni, su quel coso lì patisce meno. Certo. Comunque non ha mai detonato la moto? No, io ci stavo attentissimo, andava benissimo fino a 95-97, era perfetto. E un'altra cosa bella secondo me è stato il fatto che da una idea nostra chiamata Desert Together di papà e figlio si sono aggiunte altre due coppie. È vero. Quindi avevamo Francesca con suo figlio Jack e poi avevamo anche José con Alessia e il fidanzato Stefano. Insieme a noi poi c'erano anche Marco, Christian, ovviamente Maurizio e Francesca, Paolo, Davide. Tutto questo ha aiutato a comporre un gruppo fantastico. Siamo andati bene anche in sinergia fin da subito. Sì, fin da subito. Quindi adesso ritornano le moto, c'è da fare un po' di lavaggio, di controllo generale di tagliando a casa in garage. Siamo andati alla grande. Grazie Andre. Top, sono proprio contento. Sì, anch'io, contentissimo. Te la sei goduta? Me la sono goduta e sono contento da non averti deluso, di essere riuscito a arrivare alla fine benissimo, senza intoppi, senza coso. L'abbiamo portata a casa alla grande. Anche stavolta sì. l'abbiamo portata a casa. Bella, bellissimo. C'è un po' di emozione. Un po' di emozione c'è, poi fatta con te è stata una cosa meravigliosa, diversamente io non l'avrei fatto nemmeno. Non l'avrei fatto per nessun motivo, l'ho fatto perché c'eri te, perché ero tranquillo, perché comunque l'avevi organizzato te. Io insieme da solo con un altro gruppo non sarei andato di sicuro, però è stata veramente una bella esperienza. Grazie ancora. Bene. Grazie a tutti. Cosa è successo? Che siamo tornati dal deserto e subito abbiamo dovuto iniziare a fare un po' di manutenzione alle moto e a risistemarle, sia alla EC300 2024 sia alla GasGas S700 che ho usato io. Papà si è divertito, è stato un viaggio pazzesco, ma l'Herzberg si avvicina per davvero e bisogna fare anche qualche gara di enduro estremo. Per ora abbiamo fatto solo del veloce, dei lunghi tragitti, abbiamo fatto vedere comunque che questa moto se la cava molto bene anche nelle lunghe distanze, ma bisogna iniziare a fare del trial, dell'estremo e del brutto, perché l'Herzberg è anche questo. Quindi quale migliore occasione se non iscriversi per la seconda gara di Italiano Estremo al Pro Park di Ceranesi sopra Genova. Purtroppo Ramona non è stata accettata, ma ce ne siamo fatti una ragione. In 2 giorni sono riuscito a mettere su la EC300, trasformarla da deserto a una moto da estremo. Ovviamente è una moto che si presta molto di più, ma è stata comunque un'occasione per fare allenamento. L'idea iniziale era quella di iscriversi nella Silver con Ramona e invece, visto che avevo il 300 due tempi, mi sono iscritto nella Gold.
È venerdì pomeriggio e assieme a Sofia camminiamo un pochino il tracciato per capire dove sono i punti difficili e dove ho un po' di spazio per recuperare fiato ed energie durante il percorso. Il tempo si prospetta in miglioramento, quindi questo mi fa ben sperare per i giorni successivi. Posso quindi andare a dormire tranquillo perché il sabato sarà davvero una giornata impegnativa. Questa mattina mi sono alzato presto, ovviamente 2 giorni di gara, è una gara impegnativa, ci sono dei piloti molto forti e un po' di tensione inizia a farsi sentire, anche perché bisogna pensare che l'obiettivo non è fare bene questa gara, l'obiettivo è prepararsi per andare a fare l'Erzberg. Quindi con calma vado a fare le iscrizioni, saluto un po' di amici, è bello vedere l'ambiente al Pro Park perché ci si conosce tutti e anche se ci sono persone magari che arrivano dall'estero, straniere, comunque il mondo dell'enduro estremo è piccolino, è ristretto, quindi ci si conosce tutti ed è bello ritrovarsi, scambiare 2 chiacchiere. Dopodiché torniamo al furgone e è il momento di preparare la moto da gara, quindi mettiamo il transponder, attacchiamo i numeri e cerchiamo di riposare, anche di recuperare qualche energia, visto che nel primo pomeriggio si parte con la gara. La gara del sabato pomeriggio sarà difficile perché sono 2 ore di manche e è bella impegnativa e soprattutto il primo giro che è tutto fresco ci sarà da capire un attimo dove andare a sbattere. Ovviamente circa 2 ore e mezza prima della partenza con Sofia abbiamo fatto un bel pranzo in modo da caricare un po' di energie perché la prima manche è lunga, pesante e faticosa anche a livello fisico. Quindi un po' pranzato e poi abbiamo visto qualche passaggio della gara Silver che è sempre simpatica e bella perché il livello dei primi è comunque molto alto, ma in generale il livello della categoria è leggermente più basso e soprattutto magari vanno molto in affanno, quindi si vede qualche lancio di moto oppure si danno i consigli a qualche ragazzo su dove passare, come passare, quindi è bello, c'è anche molto, come si può dire, è molto sportiva la situazione, ok? È molto umana, ci si aiuta, anche chi non corre magari dà qualche consiglio ai ragazzi che stanno faticando sul momento. Detto questo, ritorno al furgone, mi preparo bene, proprio sto attento a qualsiasi cosa, metto proprio le calze, tutto l'intimo, i tutori, cerco di vestirmi nella maniera più precisa e perfetta da essere confortevole anche sulla lunga distanza. Ora sono pronto a partire, prima manche di gara, è sabato pomeriggio, fa abbastanza caldo e il clima è bello gasato. Quindi faccio il primo giro di gara cercando di prendere il passo senza strafare nei primi metri, ma vedo già che davanti i ragazzi spingono molto. Io comunque decido di tenere il mio passo perché so che durante il giro ci saranno 2 o 3 punti dove ci sarà da faticare moltissimo. Soprattutto quello che mi preoccupa di più è la salita di Paul, che molto probabilmente mi richiederà più tempo e più tentativi per cercare di salire. Bravo. Bravo.
infatti è proprio così. Arrivo alla salita di pole, faccio il tentativo, non riesco a salire, mi metto a spingere. È stato faticoso. Nel frattempo mi hanno già raggiunto i primi ragazzi della gara. Ovviamente io non sono qua a giocarmi il campionato, ma sono qui per allenarmi. Sportivamente, visto che mi trovo in mezzo alla traiettoria giusta, aiuto chi sta arrivando, chi è in difficoltà, aiuto Matthew Green che ha provato a tirare su dalla linea proprio la verticale, ma non è riuscito, quindi gli do una mano anche a lui e sono pronto a riprovare. Ho trovato una linea che funziona, grazie anche ai consigli di Sophie, che con l'interfono riesce a comunicarmi qualcosa, quindi questo è super comodo. Si può dire, non so se si può usare l'interfono, vabbè. Comunque è comodo, su questo non c'è niente da dire. Vado avanti, inizio il secondo giro, continuo. Nel frattempo la fatica inizia a farsi sentire, le mani iniziano ad allungarsi e proseguo così tutta la gara fino ad arrivare all'ultimo giro, dove sono riuscito a fare gli ultimi 2 sorpassi proprio nella salita di pole. Questa nuova linea che ho trovato mi facilita un sacco, sono molto più veloce, più rapido, anche se è un po' più lunga da fare, riesco a passare al primo tentativo senza spingere, senza sprecare altre energie. Faccio tesoro di questa esperienza, di questa cosa che ho scoperto oggi, per poi sfruttarla domani. Domani mattina ci sarà la seconda manche di gara e sarà di 1 ora e mezza, quindi oggi pomeriggio 2 ore, domani mattina 1 ora e mezza con pochissimo tempo di recupero. Sarà davvero difficile, ma è una cosa simile ad Erzberg, quindi ci piace, siamo qua apposta proprio per questo. Faccio l'ultima salita di pole e arrivo al traguardo con i miei bei 3 giri di gara completati in poco più di 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza mi sembra, una roba del genere. Ritorno al furgone, una veloce lavata alla moto e ecco le prime impressioni dopo il sabato di gara. È tosto, anche quando è liscio non recuperi, perché sei sempre... No, non recuperi di fiato. Domenica, ultimo giorno di gara, il format è un po' tipo la giornata di ieri, quindi la gara e il percorso è sempre quello. L'unica cosa, ho mezz'ora in meno di gara, quindi ho 1 ora e mezza di gara. Il mio obiettivo non è fare chissà che posizione, ma riuscire a completare 3 giri proprio come nella giornata di ieri. Non è una sfida facile, non è una sfida difficile, ma è un buon obiettivo per mettersi un paletto in più, ok, per la gara di oggi. C'è da dire che se dovessi arrivare nei primi 15 avrei accesso poi alla finale della domenica pomeriggio, ma sinceramente preferisco arrivare 16° perché inizio a essere davvero molto stanco, molto affaticato e la manche finale della domenica pomeriggio ha dei passaggi che sono fuori di testa, quindi anche in vista di Erzberg devo sì allenarmi ma non rischiare di farmi male, di fare danni, quindi può andare bene così. Parto per la mia seconda manche di gara, di nuovo tranquillo, mi prendo il mio passo e inizio a martellare. Ovviamente la stanchezza del giorno prima inizio a sentirla e inizio a sentire i metri che percorro durante questa gara oggi. Però mi sento bene, ho un buon feeling con la moto. Tutta a sinistra, tutta a sinistra.
sembra anche di avere un passo leggermente più veloce di ieri. Questo è buono perché in vista dell'obiettivo che mi sono fissato può essere positivo. Verso il secondo giro di gara ho un crollo totale delle energie, mi sento molto più affaticato, ho sbagliato 2 o 3 cose che mi hanno fatto perdere tantissimo tempo e faticare molto per recuperare, per raggiungere la vetta di ogni singolo passaggio. Per sorpassare ogni passaggio ho sprecato tantissime energie e ho sbagliato, quindi per il terzo giro decido di prendermi di nuovo il mio passo, guidare tranquillo, pulito, usare bene le gambe e poter quindi continuare al meglio. Cerco di iniziare il terzo giro così, vado bene e sono riuscito a finire i miei 3 giri di gara nel tempo previsto. Caso vuole, arrivo in fondo proprio 16°, quindi oltre ai complimenti degli altri ragazzi sono comunque contento e sono soddisfatto. Magari nei 15 sarebbe stato più bello, però sono comunque soddisfatto e c'è un punto positivo che mi posso godere la gara finale della domenica pomeriggio dei primi che hanno davvero un passo pazzesco e non mi dispiacerebbe riuscire a raggiungere un livello tecnico e di resistenza tipo il loro, perché sono davvero belli da vedere, cioè fanno paura per davvero. Anche questa esperienza l'abbiamo portata a termine, ok? Sembra stupido, sembra buffo da dire, ma questa seconda stagione della serie da Zero Estremo, a ogni episodio c'è un imprevisto, c'è qualcosa che stravolge un po' i piani. Nonostante cerchiamo di fare tutto per fare le cose al meglio, per far quadrare tutto, ma il motociclismo è anche questo, bisogna sempre sapersi adattare, ci vuole sempre un piano B, come nella vita, no? Non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre controbattere, avere un piano B, bisogna prenderla a muso duro. E in questo video è uscito che non potevo correre col 700, ma in qualche modo la gara l'abbiamo fatta lo stesso, l'abbiamo portata a casa, anzi abbiamo fatto anche la Gold, quindi ancora meglio. Adesso c'è da prendere questi giorni che mancano prima di Erzberg per preparare tutto al meglio. Ritorno a casa, c'ho ancora qualche piccola modifichina da fare su Ramona, ma secondo me sarà una bella esperienza e ci sarà da divertirsi davvero tantissimo, quindi ci vediamo presto e come sempre full gas, a manetta. Un po' così. Che spezza tanto, Ah no, sul girato
autostrada, sto guidando il camper direzione Austria per la seconda volta a Ledsberg. In camper con me c'è Sofia, Riccardo e Michele, due amici di Andrea, uno farà le foto e l'altro fa video. Adesso stanno lavorando al computer, stanno preparando un sacco di cose. Andrea non è con noi perché ha deciso, matto com'è, di andare su, di fare tutta la strada con il GasGas 700. Così dopo il deserto proviamo a fare anche 1000 km di autostrada, poi vedremo come arriverà. Bene, stiamo viaggiando bene, io sono in ottima compagnia, Carello dietro viene con noi, è tutto bene. Quest'anno siamo di nuovo all'Erzberg dopo 2 anni e abbiamo una bella sfida coraggiosa da prendere in considerazione perché Andre quest'anno avrà il 700. Ci sta raggiungendo con i 700 direttamente in autostrada perché non ci facciamo mancare mai nulla. Il team è un team meraviglioso composto da 5 persone e principalmente io e la mamma di Andre ci siamo occupate un po' dell'organizzazione e del cibo per 5 persone per 7 giorni. Quest'anno dall'Erzberg mi aspetto tante salite e tanta potenza perché il 700 di Andre è una moto veramente impegnativa, ma quello sicuramente che mi farà più pensare è il meteo perché danno tanta acqua, quindi sicuramente il fango sarà una bella incognita e nel sottobosco sarà sicuramente diciamo il momento un po' più difficile. Speriamo vada tutto bene e vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Eccolo! Raga, cioè, Com'è? Freddo? porca miseria! Freddo? Freddo! Ho già bene che ti hai rivestito, va. Però figo, st'ultima parte così. Bello, Emozionante un sacco. Il sali e Ma cioè non siamo ancora entrati in cava, sono già demolito praticamente. È stato lungo il viaggio. Beh, Dai. Sei manco tanto corto. Vorrei vedere. Tosta. C'ho freddo. Scaldiamoci. Adesso ci scaldiamo. Accendiamo un fuoco, non so. Seconda bella sfida di questo Erzberg Rodeo dopo il viaggio di ieri. Ovviamente ieri pioveva, oggi un sole grande così, ma sarà l'unica giornata col sole. Adesso un'altra sfida è riuscire a entrare qua, il camper, il carrello e tutto il resto. For media, one. Ok. Dai che cerchiamo l'acqua. Adesso dobbiamo trovare corrente e acqua. Corrente, acqua e piano. Ma lì è una merda lo stesso. Abbiamo avuto un inizio un po' travagliato, Sofi? Sì, qui. Però i ragazzi di GasGas quest'anno hanno apprezzato molto l'idea di venire col 700 e ci hanno dato una mano anche a trovare il posto qua nel paddock. Quindi c'è questa roba, secondo me in tutto Erzberg hanno la fortuna in 5-6 di averla. Guarda dove siamo. Cioè, qua c'è il bilico KTM, qui ci sarà tutta la parte Husqvarna ufficiale dove ci sarà il nostro Billy Bolt e lì, work in progress, ci sarà la parte GasGas. Noi siamo pure nell'asfalto, dimmi dove lo trovi l'asfalto a Erzberg Rodeo, cioè guarda che roba. L'unica cosa che ci servirebbe, che abbiamo chiesto ma non sappiamo se arriva, è il sole. È arrivato oggi ma nei prossimi giorni mi sa che non ci sarà. Ci accontentiamo, va bene. Guarda qua già. Didn't have to knock me out, but I'm still holding
Stiamo facendo un giretto in moto per cercare di capire come sarà il prologo e intanto facciamo qualche ripresa, finiamo, ma è troppo bello. In più oggi è anche una bella giornata, quindi top. Tornare qua fa venire abbastanza la pelle d'oca, perché me lo ricordavo grande, ma finché non ci torni non ti immagini quanto è gigante la situazione qui. Lì ci sono tutti i paddock, là c'è la zona centrale e abbiamo la fortuna di essere nuovamente qua. Quest'anno saremo con Ramona, ci sarà da vederne delle belle, speriamo vada tutto bene, ma vediamo, qua è sempre un'incognita. Come sempre Sofia è da fare santa. Mentre noi eravamo in giro a cazzeggiare, a vedere i ragazzi che facevano le scannate nelle salite con le macchine, con le moto e tutto, Sofi ha pensato a quello che bisogna davvero fare, cioè è andata a fare l'iscrizione, a prendere i numeri. Quest'anno, ragazzi, numeri speciali, numero 26, qua secondo me potremmo farlo in memoria, non so, di Dani Pedrosa o di Joseph Garcia. E tra l'altro adesso mi sa che lo andiamo a salutare perché è venuto ad Herzberg, gli abbiamo rubato il numero praticamente. E poi lì così li mettiamo via, basta, se siamo a posto. Ciao Joseph. Ciao Andrea, piacere. Ti abbiamo rubato il numero. Ci presti un po' della tua velocità? Sì, vuoi, sì, là il numero sì. Va bene, dai. Ci vediamo, corri? Sì. Dai, veniamo a trovarti. Solo prologo? Sì. Va bene. Sì. Dai, perfetto. A dopo, ciao. Questo è un adesivo super importante. Questo come lo mettiamo? Così? Così, dai. Sul culone di Ramona qua, Abbiamo fatto una piccola cazzatina con la verniciatura del faro, Salta sta maledetta. Comunque vuoi vedere come si rimuove il DB? Cioè è la cosa più semplice del mondo. In presa diretta. Adesso pure sound. Adesso stiamo facendo le verifiche tecniche, abbiamo messo gli adesivi e ci prendono il telaio della moto, ci fanno la foto, controllano tutto, vediamo se va tutto bene, dopodiché saremo pronti. Aspetta che andiamo di qua. Oggi è giovedì, siamo qua sotto la tenda, il tempo ci sta facendo un po' gli scherzi, piove, esce il sole, ma le previsioni del resto ci dicevano questo. Adesso siamo pronti ad andare a fare il track walk, andremo con le bici perché il prologo è molto lungo, ci hanno detto circa 13-14 km, quindi sarà tosta. Andiamo a vedere il prologo e poi torniamo qua sotto la tenda visto che avremo da fare qualche lavoro sotto la moto.
Abbiamo visionato il prologo e adesso siamo di nuovo qua sotto la tenda e ragazzi, quale onore essere sotto la tenda del Gas Gas Factory Team. Qua a fianco a me c'è la moto di Michael Walkner, colui che davvero potrebbe giocarsi l'assoluta qua ad Erzberg Rodeo, mentre qui c'è Ramona, la 700 che non perdona, ormai la conoscete. È stato apprezzato molto il progetto, l'idea di venire con questa moto 700 a fare Erzberg. Non so, guardando il prologo, guardando le salite che ci aspetteranno, non so chi me l'abbia fatto fare, ma sono contento di portare qualcosa di nuovo, di diverso, e sicuramente anche tutti i ragazzi qua che fanno il tifo apprezzano questa moto particolare. Sicuramente ci faremo sentire, visto che questo è un 4 tempi e suona da far paura. Ma adesso abbiamo da fare qualche lavoretto. Facciamo un po' di check alla moto, la prepariamo, visto che domani sarà venerdì e sarà la prima giornata di prologo, quindi mettiamoci a lavorare. È una delle ragazze che ha apprezzato il progetto di Ramona, la 700 che non perdona. You appreciate our project, For sure. and you and all the Gas Gas team let us the possibility to go down the factory tent. Yeah, full factory rider you now. Yeah. So you also need to ride like a factory rider. Yes, this is the problem. There's a lot of pressure now. Yeah, yes, for sure. Yeah. But this is fun, it's a special bike, it's a special project. Really cool. I'm really excited when you ride it. We did 1,000 kilometers, all full of highway down the rain. Yeah. And now we are here, hope to everything go in the right condition. And we will see what's happened, eh? Let's hope the rain is not too hard actually. Yeah, for sure. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me. La tensione inizia a farsi sentire comunque. Speravamo tenesse un po' di più il meteo. Sono le 8:15, il primo parte alle 9. Io col numero 26 parto intorno alle 9:13, 9:14, ma è già iniziato a piovigginare. Quindi abbiamo un'ora che l'acqua continuerà a scendere e in peggioramento. Se non peggiora, magari anche. Comunque darà fastidio. Adesso siamo un attimo indecisi se scegliere roll off o tear off. E vediamo. Ramona è carica.
Vai, vai. Bocca al lupo. Ci vediamo in partenza, We may be invisible, but we'll be unmistakable. We may be invisible. They may be blinding me, just wait. Yeah, it's been amazing. We are here in Herzberg Rodeo with the GasGas ES 700. The weather is tough because it's raining, but we do our best. Look our top speed, 150 kilometers per hour. So it's insane in this amazing place. Amazing, super. Flipping stocks, don't mess around or you getting got. Can't shake it, cause turn it out. Yeah, ooh, I'm on the way. Game time, who wanna play? I showed up, still ruin the day. Count my green till I'm blue in the face. I don't wanna talk, please give me my space. About to go ghost till I give me my break. Blow too fast, can't get with my pace. I'm a spaz on this fool's quitting, give me that face. Boom, 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 boom. One out of smoke like a chimney. It's my turn like I'm Timmy. I pity y'all boys, think y'all Big Mickey, y'all Minnie. I'm your favorite writer's writer. I'm on fire, I lead, everybody retire. My team, the only people I admire. My empire, only second to Messiah. That's... Abbiamo fatto il prologo, ci siamo cambiati, lavato la moto, ha diluviato, cioè poteva reggere ancora un'ora ma ovviamente no. Come guida non sono andato male, non ho fatto degli errori ma forse mi sono tenuto troppo margine in tasca, non ho fatto nemmeno il primo jump, il tempo non è male, al momento dovremmo essere in seconda fila ma non sappiamo ancora di preciso. Però è dura, qua piove e il nostro lavoro non è solo fare il prologo, ma siamo già qua al computer, abbiamo editato l'onboard. Ora lo sto caricando, mettiamo la copertina, un po' di descrizione, dopodiché lo faccio subito uscire, visto che c'è un sacco di hype, le persone sono gasatissime e non vedono l'ora di vedere qualcosa. Abbiamo fatto una velocità da paura, 150 all'ora. Al momento siamo terzi nella Krapovic Speed Test. Primo e seconda sono le Ducati con 130 e 128. Meo e l'altro ragazzo, Antoine Meo e l'altro ragazzo. E io sono terzo a 126,8. Mi mancano 5 all'ora. Secondo me potrei riuscire a recuperare qualcosina, magari domani. Ma non è facile perché c'è tutti dei sassoni, è tutto sconnesso, quindi anche oggi sono uscito bene ma ho dovuto pelare un attimo. Purtroppo ho anche perso una telecamera dietro, quindi sono un po' dispiaciuto. Adesso finiamo di caricare, andiamo a mangiare, dopodiché bisogna prendersi un po' cura di Ramona, fare magari un paio di modifiche per domani che sarà seconda giornata di prologo. Sì, adesso no. No, adesso no, bevo acqua. Chi lo vuole? Io sprizzo, sì. Io. L'ho messo lì, adesso Miki, passi i piatti. faccio il giro. Una fila. Io 2 anni fa quando ho corso ho ciccato la prima fila per 6 secondi. Magari questa dalla D'Andrea che è un po' più Vabbè, grande. allora diciamo 2 saranno, 3 saranno quelli del salto. 2,5 l'ho misurati. Bella lì. Salute. Natta. Jack. Grande, Sophie, grande. Cin, Sophie,
Oggi secondo prologo, ma era davvero tutto distrutto. Quindi ho deciso di non rischiare, di farmi una passeggiata, diciamo. Abbiamo provato a migliorare la velocità, ma anche in quella parte di tracciato la condizione era davvero impossibile, c'erano dei buchi, pieno di bumps. Non sono riuscito a migliorare la velocità, ma dovremmo essere in P5 come miglior velocità, subito dietro a Garcia, Meo, giusto per fare 2 nomi. Adesso cosa succede? Abbiamo lavato la moto, la stiamo rismontando completamente, Nata mi sta aiutando, è qua vicino a me. E sistemiamo tutto, cambiamo il filtro, cambiamo la gomma dietro, visto che domani sarà davvero la vera gara di estremo. Rimodifichiamo le sospensioni, quindi andiamo ad aprire l'idraulica sia in compressione che nel rebound, dietro anche, guardiamo anche il precarico della molla, dopodiché rimontiamo tutto e basta. Domani bisognerà solo stare attenti, cercherò di essere un pochino più conservativo di 2 anni fa, visto che all'inizio avevo fatto un sacco di errori perdendo moltissimo tempo. Che dire, speriamo vada tutto bene. Qua sono 2 giorni che piove a manetta e ci sta un po' disturbando. I boschetti sicuramente saranno una roba improponibile, ma sarà così per tutti. Ramona è pronta, sicuramente insieme proveremo a dare il meglio e basta. Adesso c'è da lavorare. What do you think of our project? Because we are near of you. You have the EC300. I'm here with the ES700. So heavy bike, power bike. But what do you think? Fuck yeah! I couldn't imagine to ride with this one. Especially the main race tomorrow. But I think on the prologue was quite a good bike, especially on the really fast track. Because some I think. Some parts were quite wide, like 50, 100 meters, and was like full gas. And for this one, it looks quite funny. So it's a very strong bike, and for this one it's really cool. But for the small sections, it's a little bit heavy, I think, to brake and everything to move it. But big respect for you to start tomorrow. Super. Yeah, when I tried this bike 1 year ago, I think about this bike. Not a lot of people like it, but I think it has a nice potential, you know? Yeah, for sure. So for tomorrow, for sure, it will be so nice to ride like the water pipe or a big climb like that. Fuck yeah, I can imagine. And for sure in the hard section like the wood, the forest, it will be hard, but this is the style also for the gas. Yeah, I also think so. So on the big uphills, like you said, water pipe and near Three Kings, the hill is quite long and steep. And for this, I think the bike has enough power and it's really funny to ride. But in the Karlsteiner, you will struggle a little bit. We will see, because it's quite heavy. It was not expecting for me. But you are strong. Not like you. But I didn't expect the Karlsteiner so early, you know, because in the next year was checkpoint like 21, 22, and this year is checkpoint 10. So if I reach Karlsteiner, for us is the goal. Maybe we can do the Karlsteiner easy part, but
We will see. So good luck for you, man. Good luck also to you. Like always, get on the gas, okay? Yeah. Super. Thank you, Andrea. Thank you. Finito il secondo prologo, adesso siamo qua, solo che piove, non prende niente e non carica nemmeno. Stiamo cercando di vedere i tempi e la classifica. Dai, carica, carica, carica. Olè! P64. Grande! Seconda fila. Bravo. Ce l'abbiamo fatta. Super. Bella notizia questa. 11 posizioni in meno di 2 anni fa. Adesso andiamo a prendere i numeri e prepariamo. Oggi non ci aspettavamo così tanta acqua, ma comunque è infangato, è tutta la settimana che piove, quindi sarà così per tutti. I'm Andrea Vignone, I finish 64. So 64 is your starting number? Yeah, and the prologue number was 26. Yeah. But we will see. Yeah. Are you to the start? Yes, we're just preparing everything. Yeah. And then I go with 2 vans. Super. See you Cool. later. See you later. Ciao. Bye. Siamo qua per divertirci alla fine, non dobbiamo fare mica chissà che cosa. Quello che so fare l'abbiamo imparato nei mesi scorsi, la moto, quello che potevo fare l'ho fatto. Il difficile è stato arrivare qua. Adesso mancano 4 ore e basta, non cambia niente. Il problema è non farsi prendere dalla foga. Wann ist hier in Bezug aufs Rennen oder heftige Angelegenheit und spektakulär Startszene, alle sind hier mal offen. In Richtung erste Checkpoints der It's just you, me, and the odds. We
stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And Sorry man. Guarda, ho fatto una cazzata. I will be your shield in the fiercest battle. I'll defend you from all these arrows, and the sword I will keep you from danger. Let me be your shield. Dai, 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 Dai Andre! Tu non ci credi in quanti mi hanno detto che era impossibile. Anche se magari non timbriamo il calzin, l'abbiamo fatto metà. Con Ramona. Tutto qua mi sa che
c'è una pozzanghera. Brava Ramona, noi abbiamo fatto il nostro massimo. Questa roba è follia, raga, io non credevo, mi viene da piangere. Mi fa male il dito. Abbiamo fatto l'impossibile, raga. Che dire, le emozioni ad Erzberg non riesco proprio a trattenerle. Affrontare questa gara è pura follia. Sono andato anche contro il pensiero di tanti che mi dicevano che sarebbe stato impossibile, eppure sono troppo contento di averla portata a termine, anche se ovviamente non sono arrivato in fondo, sono arrivati solo in 8 in questa edizione 2024. Nel prologo mi sono classificato al 64esimo posto, ben 11 posizioni meglio di 2 anni fa, riuscendo a guidare davvero bene. Ma a mente fredda, cosa è successo? In partenza sono rimasto un po' fregato, infatti ad Erzberg anche le partenze anticipate degli altri sono folli, quindi sono partito tra gli ultimi della mia fila, poi dopo appena un minuto di gara, mentre stavo rimontando pian pianino, mi sono imbattuto in una pozzanghera molto profonda. Ho deciso di passare un po' a lato, sulla sinistra, ma una roccia rotolando ha urtato la mia ruota posteriore e a 50-60 all'ora non è stato bello. Sono quindi caduto violentemente a terra, urtando il mio lato sinistro e fin da subito il dolore è stato molto intenso. Ho cercato subito di rialzarmi e ripartire, mettendomi a testa bassa e cercando di rimontare. Ho guidato molto bene e sono soddisfatto della mia prestazione. Ovviamente ho trovato molta coda e in alcuni punti è stata davvero una lotta folle tra sforzi e passaggi impossibili. Molla la corda, mollala! Matte, devo tirarla su, continuo a cadere in qua. Tu butti qua davanti, mi sa su però, no? Piano il mio dito, Quest'anno c'è stata una bella sorpresa. Il tracciato è stato modificato in maniera importante, con un livello di difficoltà nel complesso molto più elevato e, aspetto molto importante, il cars dinner è stato spostato dal checkpoint 20 o 21 degli scorsi anni al checkpoint 10. Perciò è stato un bel regalino a cui non ero affatto preparato. Anche Sofia e i ragazzi hanno fatto fatica a raggiungere certe sezioni del tracciato. Nelle prime parti sono passato molto presto, quindi loro non erano ancora arrivati, mentre in altre hanno dovuto aspettare molto più tempo del previsto. In generale comunque sono contentissimo di questa esperienza. Ramona, la mia GasGas ES700, si è comportata egregiamente.
In tante persone hanno cambiato o stanno cambiando il loro parere su questa dual sport tuttofare. Ringrazio davvero di cuore tutti gli sponsor, i collaboratori e le aziende che hanno creduto in me e che hanno supportato questo progetto e questa impresa davvero folli, rendendo possibile l'impossibile. E ultimo, ma non per importanza, ringrazio tutte le persone che mi seguono, portando questa community di appassionati ad essere un bel posto in cui scambiarsi parere e idee e spesso, perché no, anche a conoscere ad eventi o altre manifestazioni. Anche la seconda stagione della serie Da Zero Estremo è giunta al termine. L'asticella è stata portata molto in alto questa volta e se in futuro questa esperienza diventasse possibile anche per altri piloti o appassionati che hanno sempre sognato di partecipare all'Herzberg Rodeo, cosa potrebbe succedere?